Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Un grande abbraccio a tutta la mia community, a chi si è iscritto, a chi si sta iscrivendo, a chi si iscriverà guardando questo video. Nel caso siete nuovi e vi state iscrivendo al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta esce un nuovo video. Immergiamoci in questo pre-partita di Napoli-Genova che si terrà appunto sabato alle 15 al Maradona. L'imperativo, caro Mazzarri, sono i 3 punti, che poi abbiamo Cagliari e Sassuolo, e diciamo che ne dovremmo fare 9, ma andiamo con calma, partita per partita, e prendiamoci questi 3 punti, sperando di fare una buona prestazione contro un Genoa che non lascia, diciamo, pronostici scontati, ecco, mettiamola così. Per quanto riguarda il Napoli, andiamo a vedere cosa sta succedendo a Castelvolturno e le idee di formazione di Mazzarri. Andiamo anche ad analizzare, restate sintonizzati, non andate via da questo video, perché andremo a guardare anche i punti di forza e i punti di debolezza della squadra di Gilardino. In difesa si legge: al posto dello squalificato Juan Jesus al fianco di Rachmani, Mazzarri valuta il rilancio di Nathan, altro mancino naturale e altro assente di lunga data. È riapparso in panchina già con il Verona, ma non gioca dalla notte del 23 dicembre all'Olimpico contro la Roma stessa. Mario Rui, dopo aver scontato una giornata di stop, torna disponibile per la fascia sinistra. Centrocampo, subito il dubbio nel chi sostituisce Zielinski. Ci saranno Anghissà e Lobotka, vedremo chi prenderà il posto appunto del polacco. Poi può darsi anche che ci siano colpi di scena e una riappacificazione tra Zielinski e l'allenatore, che poi non è successo niente tra Zielinski e la società e queste situazioni di mercato, ma non credo che sia questa la situazione. Mi auguro che non sia questa la situazione, perché far giocare un calciatore in queste condizioni mentali non sta né in cielo né in terra. Quindi si parla di Cajuste, io metterei Lindstrom in un centrocampo a 3, si deve tornare al 4-3, perfetto, il centrocampo, Lindstrom, Lobotka, Anghissà, stop. Davanti, Kvaratskhelia, Politano e Simeone dovrebbero formare il tridente nel caso Osimhen non debba partire titolare, cosa che è plausibile, ma visto l'atleta e la foga con la quale Osimhen vuole giocare tutte le partite, non si sta mai fermo, l'ha detto anche De Nicola in passato, gestire gli infortuni muscolari da parte di Osimhen è difficile, perché è lo stesso calciatore che è irrequieto e le vorrebbe giocare tutte, e molte volte tende a strafare a livello fisico. Detto questo, Kvaratskhelia, Politano, Simeone dovrebbe essere il tridente d'attacco in questo 4-3-3. La notizia della giornata in casa Napoli potrebbe essere Meret tra i pali, ritrovato, e a quanto si legge dovrebbe giocare Meret contro il Genova per riacquistare nei 90 minuti al Maradona un tantino di familiarità col campo dopo l'infortunio, per essere pronto, ancora più pronto, nella partita di Champions contro il Barcellona. Vedremo. Il sottoscritto vorrebbe Gollini titolare sempre e Meret al limite lo fai fare il secondo, ma è una mia opinione, un mio pensiero, e forse saranno anche gusti a livello estetico per il portiere, perché a me piace un portiere che urla, mi piace un portiere che comanda la linea difensiva, mi piace un portiere che esce sulle palle alte. Detto questo, non mi dilungo su Meret, vedremo chi ci sarà tra i pali. Poi i pro, diciamo, i punti deboli, non i pro, i punti deboli e punti di forza di questo Genoa. Allora, il Genoa ha una squadra con movimenti molto organizzati e le scalate sono fatte quasi tutte, dico quasi perché poi ci arriviamo, c'è un punto di debolezza e delle zone morte che lascia dove potremmo approfittare. Le scalate sono tutte con i tempi giusti o quasi, è una squadra che fa grande densità in mezzo al campo e ostacola efficacemente la verticalizzazione avversaria in fase di impostazione, perché porta comunque una sorta di schermo in mezzo al campo con tanti calciatori.
Il calciatore da tenere sotto controllo è Gudmundsson, perché è quello al quale il Genoa si affida per creare superiorità numerica, per saltare l'uomo e per diciamo iniziare quella fase pericolosa offensiva. Riesce spesso a ripartire molto velocemente in contropiede con diversi calciatori, quindi attenzione se li andiamo a prendere troppo alti. La debolezza, allora la debolezza del Genova per quanto riguarda le zone morte che vi ho appena detto è una posizione in campo che dovrebbe essere questa qui. Vediamo se la lavagna ci aiuta di qui. Allora, sono tre i difensori e mettiamo due centrocampisti solamente per dare un'idea. Quando uno o due salgono, si crea questa zona, e questa zona, diciamo, favorevole ai contrattacchi della squadra avversaria. Ne potremmo approfittare lì dove militano, comunque dovrebbero militare, Kvaratskhelia e Politano. L'esterno tendenzialmente non ha il supporto della difesa sulle corsie laterali, quindi si creano molti uno contro uno sugli esterni, dove potremmo andarci a nozze, sempre con Kvaratskhelia, Politano. Dovrebbero giocare Mario Rui e Di Lorenzo come terzini, quindi a livello tecnico ci siamo anche in fase di supporto, diciamo, degli esterni d'attacco. Vedremo se poi Gilardino non si corre ulteriormente per quanto riguarda questo paio di situazioni sugli esterni e cosa ne uscirà. I centrocampisti perdono le distanze lasciando troppo spazio, dando la possibilità di verticalizzare sulle punte. È una squadra che ha diciamo un tantino di fisicità, sì, ma ha un'intensità non fuori dal normale, ma al di sopra della media. L'abbiamo visto nella partita contro l'Atalanta, dove il Genoa è entrato nel secondo tempo. Anche nel primo tempo ha fatto bene, non ha fatto una brutta partita, ma nel secondo tempo è entrata con un piglio quasi forsennato, ecco, nel voler riacciuffare la partita perché erano sotto. Ci stava riuscendo quasi sul finale, poi l'Atalanta ha dilagato perché il Genoa era completamente nella metà campo avversaria. Ovviamente in contropiede ti si aprono gli spazi, hai calciatori di qualità come l'Atalanta e rischi di farti veramente male. A livello di risultato così è stato, ma la prestazione del Genoa è più che positiva e ne hanno parlato anche in pochi, perché hanno dato tutti i meriti all'Atalanta e pochi meriti al Genoa, che si è giocata una partita fantastica, che per me è stata la più bella partita da vedere nella 24esima giornata. Detto questo, hanno sicuramente alcuni punti deboli. Dobbiamo stare sul pezzo a livello fisico, a livello di corsa, a livello di intensità, e dobbiamo sbagliare quanto più poco possibile, soprattutto in mediana, perché hanno calciatori rapidi in ripartenza che con due passaggi si trovano molto bene, perché gli automatismi sono oleati e sanno benissimo cosa fare. Nella fase di riaggressione, diciamo, sulla palla persa, chiamiamola così, il Genoa fa una riaggressione, diciamo, con i calciatori che si trovano nei dintorni della palla persa, però ci provano per pochissimo. Se riescono nel primo intervento bene, altrimenti ritornano nelle proprie posizioni e fanno questo schermo tra difesa e centrocampo, dove diventa difficile poi sviluppare gioco e cercare verticalizzazioni verso la porta. Il Napoli deve fare il Napoli, dovrebbe fare il Napoli, perché non l'abbiamo visto ancora, credo nemmeno voi l'avete visto da inizio anno. Abbiamo visto un Napoli altalenante, abbiamo visto un Napoli che un giorno gioca, l'altro giorno si addormenta, un giorno ti fa una partita calcio champagne, tante occasioni create, tantissime sprecate, la partita dopo irriconoscibile, al di là di chi si siede in panchina. È una stagione altalenante così. Affrontiamo una squadra che è in fiducia e difficilmente
lascerà qualche spazio, perché al di là che contro l'Atalanta il Genoa ha fatto una partita spregiudicata dal punto di vista dell'atteggiamento contro l'Atalanta, che ti può far male in qualsiasi momento, e gli hai dato spazio. Non credo che venga al Maradona con lo stesso piglio, quindi secondo me ci sarà un tantino di fase difensiva o approccio difensivo in più. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Speriamo di fare questi 3 punti e inanellare una striscia positiva di risultati. Sempre Forza Napoli. Ciao.